Quello che vedrete oggi non è un semplice volo di routine, è una fotografia reale, cruda, di una caldera che continua a cambiare sotto i nostri piedi. I Campi Flegrei non sono uno scenario statico, non sono una cartolina. Sono un sistema geologico attivo, instabile, che respira, si deforma, si scalda e rilascia energia. E il nostro lavoro, come Solfatara News, è osservare tutto questo senza filtri, senza edulcorare, senza girarci intorno. Ogni giorno entriamo in aree delicate, complesse, spesso ignorate, per portarvi immagini, dati e misurazioni dirette. Non facciamo spettacolo, facciamo monitoraggio. Non raccontiamo sensazioni, raccontiamo quello che vediamo e misuriamo. Perché questa terra non ha bisogno di slogan, ha bisogno di attenzione vera. Prima di entrare nel cuore dell'aggiornamento, ricordiamo che il nostro lavoro è possibile anche grazie al vostro supporto. Buy Me a Coffee non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere attrezzature operative e garantire una presenza costante sul campo. Il link è in descrizione e nel commento fissato. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatara News Group, perché è lì che ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni dal territorio. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ieri erano con noi in live. Eravate tantissimi, la partecipazione è stata enorme e per questo vi diciamo già che domenica prossima replicheremo. Meteo permettendo, torneremo in diretta e sorvoleremo anche la città sommersa di Baia e l'area di Portus Julius. Per chi non ha potuto seguire la live, la trovate registrata sul nostro canale nella sezione live. Ora però dobbiamo parlare di una cosa seria, grave, che non può essere liquidata come politica. In questo momento, mentre il territorio dei Campi Flegrei è in piena fase bradisismica, mentre la pressione aumenta, mentre le deformazioni sono evidenti, il comune di Pozzuoli, che ricordiamo essere nel cuore dell'area rossa, è completamente paralizzato da una crisi politica interna. L'articolo che vi abbiamo linkato parla chiaro. Sfiducia al sindaco, maggioranza spaccata, consiglieri che si accusano a vicenda, rimpasti, poltrone, giochi di potere. Tutto questo da settimane. Tradotto in modo semplice, il comune è fermo, bloccato, immobilizzato e questo, in una fase normale, sarebbe già grave. Ma in una fase come questa, con una caldera in disequilibrio, è semplicemente irresponsabile. Perché mentre loro litigano, il territorio resta senza risposte. Le strade restano chiuse, le vie di fuga restano compromesse, gli interventi strutturali non partono, la manutenzione non si fa e la città resta esposta. E come se non bastasse, arrivano anche le segnalazioni dalle scuole. Termosifoni spenti, bambini al freddo, caldaie che non funzionano. Parliamo di cose elementari, non di opere faraoniche. Parliamo di riscaldamenti, di sicurezza di base. E anche lì nulla, ritardi, silenzi, scaricabarile. Questa non è solo inefficienza. Questa è mancanza di rispetto verso una popolazione che vive sopra uno dei sistemi vulcanici più complessi d'Europa. Oggi ci siamo diretti, come ogni giorno, alla fumarola dei Pisciarelli. E la situazione è chiara. Fortissima pressione, degassamento intenso, emissioni continue. Abbiamo misurato una temperatura di 106,7 gradi centigradi. Come sempre vedrete a schermo il grafico con l'andamento dei giorni precedenti, perché quello che conta è la tendenza, non il numero isolato. Poi siamo passati alla fumarola Bocca Grande, nel cratere della Solfatara. Qui la situazione è ancora più evidente. Colonne di vapore dense, alte, persistenti, degassamento massiccio, pressione costante. La temperatura rilevata oggi è di 183,1 gradi centigradi. Anche qui, grafico aggiornato a schermo, perché la memoria dei dati è fondamentale. In queste ore è uscito anche un nuovo studio sul bradisismo che afferma che, anche se ci fossero infiltrazioni magmatiche, non ci sarebbero segnali di un'eruzione imminente. E qui dobbiamo essere molto chiari. Questo è uno studio, non una certezza, non una verità assoluta. È una fotografia interpretata e come tutte le interpretazioni va presa con le pinze, perché la realtà è che su questi temi non esiste una linea unica. C'è chi dice che il magma è a 3 chilometri, chi dice che non c'è magma ma solo fluidi magmatici, chi parla di pericolo eruttivo,
chi lo esclude. Anche all'interno dell'INGV le posizioni non sono sempre allineate. Ci sono professionisti serissimi, ma con letture diverse dello stesso fenomeno. E questo significa una cosa sola, che non c'è una verità scolpita nella pietra. Quindi quando sentite non ci sono segnali di eruzione, dovete capire che significa secondo questo modello, secondo questa interpretazione, oggi non vediamo segnali, ma domani, tra una settimana, tra un mese, nessuno può dirlo, perché i campi flegrei sono un sistema complesso, non lineare, imprevedibile. E gli studi, per quanto approfonditi sul piano della sicurezza, spesso dicono tanto, ma in realtà dicono poco, perché non possono darci certezze, possono solo darci scenari. E intanto, mentre si discute di scenari, noi siamo stati su via Antiniana. E qui siamo al paradosso. Strada rifatta a metà, transenne ancora presenti, bolle evidenti sull'asfalto. 2 giorni fa è collassato un tombino di cui avevamo già parlato, prevedendo il cedimento. Intervengono i vigili, chiamano il comune. Arrivano gli operai e invece di riparare il tombino, buttano 2 sacchetti di asfalto a freddo, li pestano con i piedi e se ne vanno. Fine. Non è manutenzione. È una presa in giro e non finisce lì. Hanno lasciato uno spartitraffico in plastica su un tratto di strada bollente. Risultato, si sta sciogliendo. Un bene pubblico, pagato dai cittadini, abbandonato a deformarsi sull'asfalto caldo. Questo non è solo pressapochismo, questo è disprezzo per il territorio. Noi continueremo a documentare tutto, perché qualcuno deve farlo, perché questa terra non può essere trattata come un problema secondario. I campi flegrei sono vivi e meritano serietà, competenza e rispetto. E noi, come Solfatare News, continueremo a essere qui, ogni giorno, senza sconti, senza silenzi, senza paura.